Altro giorno, altra console. E questa volta abbiamo una PlayStation 4 Pro che mi è stata portata perché è caduta. Infatti si vedono segni parecchio grossi. La console è stata aperta in passato per fare manutenzione, quindi per me questo non è un problema. Però abbiamo la porta HDMI che è sfasciata, sono stati tirati i cavi, il cavo HDMI è stato tirato e adesso portate un attimo pazienza, vi faccio vedere al microscopio. Ecco qua, questa è la porta HDMI e come si può notare, vediamo se riusciamo ad avere delle luce. Ecco qua, ci sono dov'è? I piedini qui che sono letteralmente fuori controllo, gli manca proprio tutto un pezzo di plastica qua e chiaramente ha preso un colpo anche qua, si è aperta, quindi il primo lavoro da fare sarà appunto cambiare la porta HDMI, ma prima di questo chiaramente andiamo a vedere se si accende, se mostra la luce bianca o altro. All'interno di questa console c'era anche questo hard disk da 2 terabyte che però sfortunatamente ho già provato a fare qualche test e sembra non dare segni di vita. Il disco all'interno sento che gira, ma fa degli strani rumori, fa dei click ogni tanto, il computer non riesce a riconoscerlo e quindi, ma secondo me purtroppo con la caduta che ha fatto durante il funzionamento ha tirato giù anche il disco e ha preso una botta pure questo. Se non sbaglio anche, no, il coso è di qua, il disco è qua, però non è poi così lontano dal poter aver preso una botta qua, anche perché non so se si nota, c'è la lamiera piegata qua all'interno, quindi è probabile che abbia preso una botta anche da questo punto qua. Va bene, allora andiamo a fare qualche piccolo test. Andiamo a prendere il cavo di alimentazione. Ho sentito anche che all'interno c'è qualcosa che va un po' qua e là, quindi vedremo. Sicuramente si tratterà di plastiche rotte, spero che non sia qualcosa di grave, insomma. Ok, non posso mettere il cavo HDMI perché ovviamente la porta non lo permette, anche se mi è stato detto che aveva comunque il cavo all'interno e riuscivano a vedere delle immagini in safe mode. Non ho idea di come, vista la condizione della porta, però va bene, noi facciamo le cose a modo. Allora, luce blu, così si vede meglio. L'hard disk l'ho messo su l'hard disk? In teoria sì. Sì, l'hard disk è su. Ok, sì. C'è la luce bianca, quindi la console è a posto, è funzionante. Chiaramente adesso dirà che non può avviare la console perché questo è un altro disco. È il disco che c'era precedentemente. E questo ha avuto tutta una storia di riparazioni. Aveva il disco originale da 1 terabyte dentro, poi gliel'hanno perso, gliel'hanno messo uno da 500 giga, questo qui è questo appunto del 500 giga, e poi il proprietario si è preso un hard disk da 2 terabyte e l'ha installato. Ok, va bene, non c'è nessun disco, proviamo a vedere se si accetta un disco o se ha problemi
anche sul lettore. Sentiamo un po' i rumori. No, il lettore sembra a posto, non ha problemi, fa entrare e uscire correttamente il disco. Ok, allora andiamo a verificare, andiamo a vedere cosa c'è che non va. Allora, come prima cosa andremo a smontare la console e a cambiare la porta. Nello stesso tempo andiamo anche a verificare tutto il resto delle cose, se c'è qualcosa che va, se c'è qualcosa che non va, le cose rotte. Aspettiamo un attimo che si spegne. Ok, ok, qua gli manca una vite. Dovrà pure essere pulita. Dalla polvere, ma questa non è la nostra priorità. La nostra priorità è riparare la console e renderla funzionante. Ah, ok, quindi questo qua è pure danneggiato, è rotto, ha lasciato la lamiera dentro. Non è di chissà quale importanza, però. Ok, questo lato è fatto. Adesso nella teoria dovremmo andare a togliere questa vite e questa vite, però sembra che abbiano tagliato, hanno segato via la plastica, perché boh, non lo so, forse non riuscivano ad aprire la console, e quindi credo che questi pezzi qua siano completamente staccati dalla scocca sotto, il che è un male, almeno dal mio punto di vista. Non succede nulla, però è brutto vedere le console che sono state proprio maltrattate. Infatti, come ho detto, qui hanno letteralmente tagliato le due linguette che si attaccano al resto della scocca. Allora, polvere a parte, non vedo nulla di strano, eccetto una vite che è saltata fuori e un chicco di riso. Wow. Ok, i chicchi di riso vengono solitamente usati per asciugare le cose che hanno preso umidità. Spero di non ritrovarmi con una console che ha anche preso umidità. Molto bene, andiamo ad aprire questa. Qua gli manca la vite, qua gli manca la vite, qua gli mancano le viti, ce n'è dirò, qua gli manca la vite, anche qua, anche qui, mancano molte viti. Mancano molte viti e tante sono anche non avvitate correttamente. Va bene, lavoriamo con quello che abbiamo. La pasta termica sopra le RAM non è assolutamente necessaria, non porta ad alcun beneficio.
La pasta termica serve per spostare il calore da una parte ad un'altra che sono a contatto. Le RAM in questo caso non fanno contatto con niente, sono libere. Cosa usano per dissipare il calore delle RAM? Usano i pad termici. I pad termici sono quei cuscinetti che si trovano sopra le RAM, ok, che aiutano a dissipare il calore sul metallo. Ok, questi sono i cuscinetti. I pad termici conducono il calore dalla RAM a questo metallo facendo dispersione. Poi la ventilazione interna della console favorisce la rimozione di questo calore. Quindi se voi gli mettete la pasta termica non serve letteralmente a nulla se non a sprecare il prodotto, perché la pasta termica è troppo sottile, lo strato potrebbe essere troppo sottile, anche se gli mettete una montagna sopra non serve a niente, perché la pasta termica va bene per i processori, deve fare in modo di riempire piccoli spazi, non grandi spazi. Quindi in questo caso è stata una pratica completamente inutile. Potete andare a sostituire i pad termici, se li perdete potete andare a sostituire, o comunque se volete comunque cambiarli perché vi sembrano vecchi o altro, potete andare a comprarne di nuovi dello stesso spessore però, perché lo spessore in questo caso è importante, deve colmare lo spazio fra la RAM e questa placca metallica in maniera consona. Se voi gli mettete un pad termico di 10 cm, chiaramente poi non si chiude. Se ne mettete uno troppo sottile, potrebbe non andare ad attaccarsi. E così via, insomma. Quindi anche qua deve avere una misura ben precisa di spessore. Per discorso della grandezza potete andare tranquillamente a coprire l'intera RAM. Non è necessario. Quelli che ci sono in dotazione di fabbrica sono più che sufficienti. Ok, andiamo a girare la console e andiamo a togliere il nostro alimentatore. Ok, questa è una pasta termica, come si può dire, scadente, perché c'è un sacco di silicone sopra. Non so che pasta termica abbiano utilizzato, ma le paste termiche che contengono una marea di silicone non sono adeguate, fanno solo peggio, perché il silicone non è conduttivo, non è termoconduttivo. Magari hanno preso un tubetto e la prima cosa che viene fuori è il silicone e non va bene. Ok, comunque. E non è stata comunque pulita di recente. Per niente. Sarà comunque un anno, spero, un anno o due circa, che non viene pulita. Le PlayStation 4 Pro hanno bisogno di manutenzione continua. Per forza. Allora, e già vedo comunque gli altri problemi. Tanto comunque devo smontare il resto della console. Quindi tiriamo via la placca. E direi che no, ok, questa è letteralmente non è stata pulita per un bel po' di tempo, è completamente intasata di polvere, letteralmente intasata di polvere, non è stata smontata correttamente, non è stata aperta e non va bene. È una vera fortuna che sia ancora viva. Ok,
Procediamo con il resto dello smontaggio. Qui gli manca una vite, qui gli manca una vite, gli manca la vite, gli manca la vite. Manca la vite dappertutto praticamente, ok? Anche qua? C'è della pasta termica anche qua sopra, sugli induttori. E non serve a niente. Non serve a niente. Questo è un pad termico vecchio e con la pasta termica anche lì, che non serve a niente. Non porta ad alcun beneficio. Perfetto. Ok, tutta la porta è stata saldata perfettamente. Posteriore è perfetto, non c'è nessun difetto. Ok, ora puliamo. Alcol, cotton fioc. E puliamo dai residui. Siamo sotto sopra attualmente, ma non ha importanza. Inseriamo l'hard disk, molto bene.
Ora inseriamo l'alimentatore e il cavo HDMI. Ecco qua, perfetto. Allora, cosa succederà? Esploderà tutto? Vediamo un po'. Ok, si accende, rimane accesa e vedo un logo. Ok, logo PlayStation, spero si veda. Io adesso non vedo più OBS sullo schermo, sono completamente cieco, non riesco più a vedere quello che vedete voi, ma in teoria si sente e si vede. Ah, ok, questo è già resettato, perfetto, fantastico, quindi non devo neanche installare il software. Non mi interessa accedere. Ok, vediamo cosa succede con un disco allora. Allora inseriamo il disco. Ok, no, non l'ha preso, ma credo che sia un problema del disco perché è letteralmente sudicio. Lo puliamo alla vecchia maniera, una litata e una strofinata sulla maglietta. Vediamo se cambia qualcosa. Sì, è decisamente meglio. No, non ho voglia di leggerlo. Vediamo se questo... Sono tutti dischi da test, quindi... No. Voglio almeno vedere che ci sia un disco che funziona, che mi indica che il lettore è buono oppure no. E purtroppo non è stato così. Il lettore non era buono, ha preso un colpo e quindi non funzionava più. Ho provato a smontare, ho provato a pulire, ho provato a cambiare i cavetti, ho provato un sacco di cose, ma non è cambiato nulla. Quindi ho dovuto solo optare per comprare un pezzo nuovo e sostituire quello che è qua che non funzionava. Ed eccoci tornati qua con qualche giorno in più e con la console. Adesso ho comprato un blocco nuovo e in modo da sostituire quello che non funziona. Ho preferito prendere il blocco intero per il semplice fatto che si può comunque comprare la lente, ok? La lente solo e andare a cambiarla. Eh, sì, basta andare a togliere il perno, si può sfilare, eccetera. Ma in questo modo evito anche problemi nel caso riguardasse il motorino o questo che non funzionano correttamente, non funzionano bene. Quindi, onde evitare questa cosa qua, è sempre preferibile utilizzare il blocco intero. Se volete, tanto è una differenza di qualche euro. Questi qua si trovano per circa 20, 25, 30 euro, dipende un po' dal posto in cui le trovate. Il blocco intero, bene o male, saranno, che ne so, 5 euro in più, quindi non ha tutto questo gran valore in più. Ok, quindi andiamo a sostituirlo. Mettiamo questo da parte, andremo a rismontare la nostra console completamente fino ad arrivare al lettore, che è l'ultima cosa che purtroppo su queste console si va a smontare. Non c'è una via più breve, bisogna per forza di cose aprire tutta la console, togliere la scheda per arrivare al lettore. Ecco qua,
console rimontata, lettore cambiato, e adesso proviamo. Allora, corrente, HDMI, controller, accendiamo. Ho qui un film in Blu-ray, proviamo prima con questo. Allora, sì, a letto. Voi non vedete le immagini, prima o dopo mi prenderò una di quelle schede che catturano le immagini da mettere sul computer in modo che così potrete vedere anche voi quello che succede a schermo. Per il momento dovrete sentire il suono e essere confidenti della mia parola. E prendiamo un gioco, vi faccio sentire che con il gioco parte almeno si sentono i suoni, capito? Se la console me lo permette, vediamo cosa succede. Proviamo con un FIFA, sempre se riesce a installarlo, perché attualmente, come sapete, la console ha un disco rigido da 500 giga e in teoria, no, mi dice, lo spazio nel libro, nella memoria non è sufficiente per avviare l'applicazione, però vuol dire che legge il disco e riesce a farlo partire, cioè volendo riesce a farlo partire. È che io non ho i giochi che vengono identificati qua, quindi, e tra l'altro sono anche in versione digitale, quindi non ho attualmente lo spazio. C'è scritto disco per PlayStation 4, viene riconosciuto che è FIFA, ma non può installare, non può partire perché il disco è pieno. Ma detto questo, per me è comunque un risultato soddisfacente. Il lettore funziona di nuovo. Il proprietario di questa console ha detto che vuole mettere un disco da 2 terabyte per conto suo, quindi non serve neanche che procedo a fare anche questo lavoro qui, e dopodiché sarà, insomma, sarà lui a fare il cambio e a mettersi a reinstallare di nuovo tutti i giochi che aveva, eccetera. Va bene ragazzi, il video termina qui, spero che sia stato di gradimento, che sia stato utile. Lasciatemi un like, scrivete un commento, o più di un commento se volete, mi fa piacere avere la vostra opinione, e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanella così non vi perdete prossimi video futuri e le notifiche, e noi ci vediamo nei prossimi video con altre riparazioni e altri casi misteriosi. Ciao a tutti!